Ciao a tutti amici del cancro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami cancro, tendenze energetiche affettive. Oh, grazie. Abbiamo la carta del carro. Amici del cancro. E il carro parla di movimenti, parla di prendere una direzione o dare una direzione o alla vostra vita o magari alla relazione, a un'amicizia. Di solito è una carta che parla anche di viaggi, di spostamenti, di movimenti. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta. Io, come dico sempre ragazzi, le letture sono generali, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se non dovesse risuonare proprio nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare ascendente, segno lunare o Venere. Sotto nella descrizione del video poi trovate il link ad un video che spiega come unire il significato di diversi oroscopi, trovate il link al video corso gratuito di tarocchi e trovate anche il link, scusate, la mia mail nel caso vogliate contattarmi. Ho come la sensazione qui che ci sia una sorta di tossicità all'inizio del periodo con questo diavolo e con questo 5 di pentacoli. Si parte ragazzi da una situazione di carenza, c'è anche il giudizio al contrario, è come se non vi rendeste, scusate ho mosso tutto, è come se non vi rendeste conto di una sorta, come vi posso dire, perché può essere una carenza materiale, quindi magari economica, ma essendoci il diavolo come l'impressione che sia più una questione mentale. È come se abbiate un assetto mentale di carenza, di vittima. E ripeto, è solo una questione di condizionamento mentale. Per qualcuno invece questo diavolo può essere proprio una persona tossica o un certo tipo di tossicità che state vivendo, che andrete a vivere, diciamo, intorno alla terza settimana di marzo, e avendo anche appunto questo giudizio al contrario, un po' come se non vi rendeste conto che fondamentalmente manca l'amore in questa relazione, ragazzi. Considerato che c'è il diavolo, potrebbe essere una questione di potere più che una questione di amore, e ho come la sensazione che qui non ce la facciate più a tenere in piedi la situazione. Ed è da lì che secondo me poi arriva il carro, perché si prende una decisione, si decide di fare un lavoro, di cambiare, se vogliamo, un certo tipo di quotidianità e si arriva alla stella. La stella è la carta che parla dei desideri, dei sogni e anche di destino. Si dice che il destino sia scritto nelle stelle. Andiamo a vedere carta per carta, andiamo a vedere il diavolo. 3 di coppe, e 5 di bastoni. Può esserci qualche questione un po' spinosa con magari ex, piuttosto che amici o amiche che girano all'interno della vostra compagnia. Per questioni spinose intendo o che ci siano come terze persone coinvolte proprio a livello romantico in questa relazione, o se per caso non avete una relazione, è come se le amicizie che avete vi stessero un po' intossicando la testa, vi stessero, facendo focalizzare di più su quello che non avete piuttosto che su quello che avete, ed è da lì che arriva questo 5 di pentacoli. Andiamo a vederlo. Infatti, 8 di spade, giustizia al contrario. Siete lì che pensate, ripensate alle stesse cose, siete in un momento veramente di down energetico. Vi consiglio un quarzo rosa, questo qua, da mettere al collo, ragazzi. Perché comunque con questo 8 di spade c'è parecchio autosabotaggio. È più un... sì, è una sensazione, probabilmente è stata fatta qualche ingiustizia, perché c'è la giustizia al contrario, o voi avete vissuto un determinato tipo di situazione come un'ingiustizia e c'è un continuo rimuginare su questa questione. Diciamo che le amicizie non vi aiutano. Andiamo a vedere il giudizio.
Morte. Guardate, 5 di pentacoli di nuovo. Morte e imperatore. È come se doveste far cadere un mito certe volte. Quando vedo morte e imperatore mi viene da dire così, nel senso che dovete far cadere delle strutture o il fatto di aver un po' troppo idealizzato una persona o una situazione. Cioè, la morte è una rigenerazione, è un ritrovare la vostra stabilità al di là di quelle che potrebbero essere le dipendenze economiche. Può anche essere che qualcuno non si renda conto di essere in una situazione tossica e questo è dato dal fatto che non si è indipendenti a livello economico. Però c'è qualche cosa anche legato alle regole, alla struttura e alle forme pensiero. Andiamo a vedere l'asso di coppe, 4 di pentacoli, il cavaliere di spade al contrario. Sì, siete in una situazione dove c'è una sorta di staticità, c'è qualche cosa da cui si fugge con il cavaliere di spade al contrario. Io credo che molte persone, ragazzi, se avete una relazione, quello da cui si fugge è la realtà di dire non c'è l'amore in questa situazione, in questa relazione, ma è solo una questione di potere. Scrivetemi poi se vi risuona, perché per qualcuno questa relazione potrebbe essere con il proprio padre, dove magari c'è un'educazione, una cultura vecchio stampo sullo stile del padre padrone e abbiate bisogno di lasciare questo tipo di sensazione di ingiustizia. Ognuno di noi viene al mondo, noi ci scegliamo la famiglia in cui nasciamo, prima di reincarnarci siamo noi che firmiamo i contratti con tutte le anime che incontreremo durante la terra e che ci faranno apprendere determinate lezioni di vita, ok? Quindi ad un certo punto non serve tanto anche incolpare gli altri. Sì, l'ingiustizia è apparente, però poi tutto è per destino. C'è una frase buddista che dice tutto è sempre perfetto così com'è. E qui uscire un po' da quella mentalità, capire che quello che è successo, quello per cui voi state macinando mentalmente, è quello che dovete elaborare, è quello che dovete tagliare fondamentalmente. Andiamo a vedere il 2 di pentacoli al contrario. Poi ragazzi, avere l'asso di coppe non vuol necessariamente dire che non ci sia amore, cioè il sentimento, l'energia è qualcosa che inizia da una conoscenza, poi c'è la confidenza, poi c'è quello che si può chiamare affetto, è una progressione. Quindi l'asso di coppe è sempre un'apertura del cuore. Può essere che non ci sia completamente questo senso di apertura, piuttosto che magari, come l'ho detta prima, che non c'è amore e c'è solo potere, perché comunque dire che, scusate, dire che non c'è amore da parte di un padre è un po' riduttivo, nel senso comunque i genitori, che sia amore condizionato o che sia amore incondizionato, in qualche modo è amore, ci danno la loro energia. Questo lo dico riferito al padre perché c'è l'imperatore. Allora, 2 di pentacoli al contrario è spiegato da un matto e da un 3 di spade. È come se fosse indecisi a fare il salto, a prendere una decisione per paura di soffrire. O per paura di soffrire voi o per paura di far soffrire qualcun altro. Ma ho più la sensazione che sia per proteggere voi stessi. Andiamo a vedere l'8 di pentacoli. Abbiamo un 5 di coppe, un 10 di coppe, un 6 di bastoni al contrario e la carta della sacerdotessa. Sì, è come se, ragazzi, ci fosse la voglia di lavorare su una reale appagamento emotivo a livello familiare
o a livello di coppia, se per voi fosse una relazione di coppia. Il 10 di coppe in realtà è una carta che parla appunto di un compimento a livello emotivo, ma qui è come se ci fosse qualche cosa di voi stessi, il vostro intuito, è come se non ascoltaste il vostro intuito, avendo avendo la sacerdotessa al contrario. E c'è anche qui qualche lutto, qualche senso di fallimento, qualche questione che dovete semplicemente elaborare. E lo sento qui. Probabilmente è successa qualche ingiustizia. Per qualcuno potrebbe esserci qualche separazione, magari, con la giustizia al contrario. E da lì il 5 di Pentacoli, quindi diciamo un sovrainvestimento economico. Ho la sensazione che per qualcuno sì, sia il decido di staccarmi da questa relazione. Non so se ce la posso fare da solo o da sola, ma ci provo, ci lavoro. E guardate, poi abbiamo una stella, andiamo a vedere. Abbiamo un 6 di spade, che è una carta che parla di allontanarsi dai problemi familiari. Abbiamo un 7 di bastone al contrario e un 5 di spade al contrario. Sì, ragazzi, bisogna allontanarsi da queste manipolazioni. Qui avete il diavolo, La mente è tanto intossicata, dovete tagliare i pensieri e le abitudini e soprattutto le credenze limitanti che non vi servono più per riuscire a realizzare i vostri obiettivi. Imparate a difendere quelle che sono le vostre idee, le vostre posizioni. Mettete un ordine ai vostri pensieri. Vi dico, se siete single, sinceramente non ho la sensazione che in questi 15 giorni possiate conoscere qualcuno di nuovo, ma anche perché lo sento un periodo molto su voi stessi, più che sull'esterno. Appunto, se siete in coppia, ragazzi, dovete tirar fuori degli altarini, quello che vi fa soffrire, il comportamento, l'atteggiamento o le forme pensiero che non servono a far evolvere la coppia. Bene, andiamo a vedere una carta degli angeli. Vediamo che consiglio hanno da dare. Forse queste sono un po' troppe. Una sola, per piacere, grazie. Ok. Allora, tieni la mente aperta, la tua anima gemella potrebbe essere diversa dal tipo di persona che ti aspetti o che frequenti dal solito. Interessante, ragazzi. Ho come la sensazione che si potrebbe muovere qualche cosa a livello lavorativo nel momento in cui deciderete di prendere quella decisione di cui il carro vi parla. Andiamo a vedere ancora un koan. Brucio i libri nella borsa, ma non posso dimenticare i versi scritti nel profondo del mio essere. Allora, sento questa carta in vari modi. Qui può essere tipo faccio finta di non sapere, brucio, do fuoco, faccio sparire la fonte della conoscenza in mio possesso, la fonte fisica, i libri, le testimonianze, le prove, diciamo così, però quello che c'è scritto nel profondo del mio essere, ovvero nella mia coscienza, non si può dimenticare. Cioè è un po' come se, perché qui giustamente avevate questa zona della lettura che era un po' come il non voglio vedere. Qui la carta, la figura è bendata, non si vede e in questo mazzo anche la giustizia è bendata. Ragazzi, qui secondo me dovete veramente rendervi conto che potrebbe non essere la persona per voi, quello che avete
quella che avete di fianco, o se per esempio è una relazione con un padre, è un po' come rendersi conto che l'educazione che vi hanno dato non vi serve più tanto così come ve l'hanno data. Magari era ritenuta giusta ai tempi dei padri, ma in questo momento ci sono certe credenze e certe questioni che non sono più adatte al mondo di oggi. Fatemi sapere poi come vi risuona. Ragazzi, io spero che la lettura vi sia stata di ispirazione, fatemelo sapere nei commenti. Se vi è piaciuta potete mettere like, potete iscrivervi, condividere, commentare. Ogni tipo di supporto per me è importante e di fatto voglio ringraziare tutte le persone che si prendono quel minuto, secondo per mettere like e per commentare, quindi grazie. Io vi auguro ogni bene, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!